a scuola si insegna e si impara a casa. È quanto di più deteriore, di più aberrante dal punto di vista didattico, no? E siccome gli insegnanti lamentano sempre il problema del programma, quello che non si riesce mai a finire, che non esiste più nella scuola italiana, esistono le indicazioni, il programma non esiste, però in realtà è quello dettato dall'indice degli innumerevoli libri di testo che liberamente adottano i docenti. Quindi è un problema che si creano e al quale poi ahimè, si immolano. Io ti posso fare 3 esempi velocissimi di questi postulati occulti. Il primo mi è particolarmente congeniale perché rimanda alla logica del compito, no? Quindi non si troverà mai scritto in un TOEFL, in un POF, in un documento programmatico, no? Però è quasi norma nella scuola procedere in questo modo, secondo il principio per cui a scuola si insegna e si impara a casa, che è quanto di più deteriore, di più aberrante dal punto di vista didattico, no? Perché significa che si insegna a scuola, ma si impara a imparare a casa chi ci riesca, senza che vi sia un contributo come dire, professionalmente apprezzabile da parte del docente. Cioè il metodo di studio si acquisisce chi ce la fa, chi sia in grado di poterlo fare perché ha risorse proprie o risorse economiche, affettive, culturali. Non a caso il fattore come dire, più decisivo rispetto al successo scolastico è l'ambiente di provenienza, che significa il fallimento del sistema. Esatto. Quindi il compito principale della scuola, che dovrebbe essere quello di insegnare a imparare, perché saper gestire la risorsa apprendimento è una competenza di rilevanza strategica, nel senso che significa mettersi nelle condizioni di adattare i propri repertori cognitivi e metacognitivi alle situazioni problematiche, critiche, eccetera. Insomma, è importante imparare, e sono le competenze di cittadinanza, non lo dico io. È importante imparare, ma soprattutto è importante imparare a imparare. E la scuola cosa fa? Demanda l'acquisizione di queste competenze metacognitive, che significa i metodi di studio, detto brutalmente, alla famiglia, quando la famiglia sia in condizione di potersi sostituire alla scuola nel compito più importante che della società assegna alla scuola. Quindi, paradossalmente, gli insegnanti non ci sono nel momento in cui sarebbe tanto più necessaria la loro presenza. Esatto, quindi, tu sai Maurizio che loro, il sistema scuola, insegnanti e vari, agli homeschooler dicono: ma voi che scelta elitaria, la scuola è uguaglianza, la scuola porta tutti in palmo di mano, stesso livello, ma non è assolutamente così. Come fanno a dire questa cosa? Assolutamente. No. È rigirarla come accusa a chi comunque sta cercando di fare un'attività anche nobile, visto quello che sta accadendo in tante scuole, prendendosi la responsabilità al 100% dell'educazione dei propri figli, con sacrifici non indifferenti. E ti dicevo, ecco, hai citato le indicazioni nazionali, no? Sono apprezzabili, guarda, quando le leggi, io le leggo, dico, questo è l'homeschooling, perché la personalizzazione di questo tipo esiste nell'istruzione parentale. A scuola un pochino meno, questa didattica non è accogliente, l'approccio è nozionistico, gli studenti sono questa amalgama indistinta, no? Che deve andare avanti, cosa che le indicazioni nazionali non affermano, anzi è l'opposto, sono meravigliose, parlano, ma come si fa ad applicarle, Maurizio, con delle classi da 20?